Ragazzacci, buona giornata. Allora, come va? Sbarbatina di oggi, sbarbatina su richiesta del sapone. Oggi usiamo Cannonball, palla di cannone, Summer Break, Cooling Shaving Soap. Cooling perché dovrebbe avere un effetto rinfrescante questo sapone, anche se non ha mentolo. Vi faccio vedere gli ingredienti qua dietro, se no che ha questi sostituti chimici che usano al posto del mentolo, che dovrebbe dare questo effetto rinfrescante. Vediamo, proviamolo. Allora, sapone nuovo, a detta del fabbricante, questo sapone dovrebbe ricordare un'estate in piscina, che si dovrebbe sentire del cloro, delle note acquatiche, addolcite però da agrumi come sono l'ananas e l'arancio. Allora, al mio naso, io sempre, prima di leggere la piramide, ci ho sentito una nota agrumata all'arancio, però mischiata con un sottofondo che io non avevo detettato che fosse una nota acquatica. Ora, avendolo letto, il mio cervello dice sì, è una nota acquatica, però è una nota strana. Io il cloro non ce lo sento, l'odore a cloro. Io quello che ci sento magari è come una nota legnosa accompagnata da una nota agrumata. Però vi dico, la profumazione è molto piacevole. Allora, togliamo la ciotola dall'acqua, mettiamo un pochino a sciogliere il sapone perché mi sembra una pasta abbastanza dura. Ho perso il cucchiaino, eccolo qua. Allora, prendiamo un pezzettino di sapone, come mia abitudine, lo mettiamo in ciotola e lo aiutiamo a sciogliere con 2 goccine di acqua. Sì, è duro il sapone, ma non durissimo. Vedete, sì, si scioglie benissimo con le mani. Alcuni di voi mi hanno domandato come mai allora non gli si scioglie il sapone nelle ciotole che hanno. Io penso che questa, come ha tutte queste scanalature, mi aiuta a scioglierlo. Magari se le vostre sono lisce sul fondo è più difficile scioglierlo, però queste scanalature mi aiutano a bloccare il sapone e con i diti riesco, vedete, a scioglierlo facilmente. Mi immagino che lì è la differenza che ci potrebbe essere con altre ciotole. Allora, abbiamo fatto questa pappetta, il sapone si è sciolto, lo lasciamo qualche secondo lì mentre vi faccio vedere. Approfitto anche per bagnarmi un pochino la barba. Barbaccia oggi di 2 giorni abbondanti, perché l'ultima volta mi sono fatto la barba è stato, mi sembra, domenica mattina presto, però ho fatto solo un passaggio di pelo con lo sciavette leggero leggero leggero, che diciamo che abbiamo 2 giorni di barba all'incirca. Allora, il rasoio di oggi è rasoio della Maggard, un rasoio che dicano loro sia stato fatto in collaborazione con charcoal, specialmente mi immagino il manico che sì, c'ha un po' lo stile charcoal, e viene con 3 basi, in cui c'è una che non ha nessuna marca, che dovrebbe essere quella più delicata, poi c'è la versione aggressiva che ha una A sotto, e poi c'è la Open Comb. E comparando le due basi, l'aggressiva e la standard, appoggiandole su un piano, io mi aspettavo di vedere la piastra aggressiva con questa altezza maggiore per aumentare il gap del rasoio e dare lì l'aggressività, però mi sono reso conto che invece quando le appoggio sulla base, questa è l'aggressiva e questa è la normale, ora così non ve lo posso far vedere, comunque mi credete sulla parola, ho visto che quella meno aggressiva è più alta, appena appena si sente lo scalino quando le metto insieme e passo il dito. Ciò vuol dire che quella meno aggressiva ha più gap di quella aggressiva, la meno aggressiva ha più gap di quella aggressiva. Sicché dove sta la differenza? La differenza ho visto che sta che quando le metto una al lato dell'altra, non so se riuscite a vederlo, allineandole nella parte inferiore,
non ve lo posso far vedere bene perché se tolgo il dito non ce la faccio allineare, però vedete che quella meno aggressiva, vedete che è più larga di quella aggressiva. Ciò vuol dire che il gioco che fa dell'aggressività al rasoio non è sul gap, se no che è sull'esposizione della lama. Come quella meno aggressiva è più larga, esporrà meno la lama e per questo si sente meno la lametta. Allora oggi voglio usare questa, quella meno aggressiva, la che ha la metto via e mi tengo quella che non ha nessun segno, che dovrebbe essere quella meno aggressiva. Ci montiamo questa lametta, una Platinum Super Max. Non metto una lametta molto efficace, ragazzi, perché questo rasoio, anche con questa base, è un rasoio che è un po' bastardello, ve lo dico. So che molti l'hanno comprato e non ci si sono trovati bene. Vedete che la lametta sporge molto della testa, fuori della testa, sicché è un rasoio che tende un pochino a far vibrare le lamette, specialmente con barbatura. Ora sto vedendo che non si è allineata bene la lametta, fatemi restringerlo, la vedo un pochino storta la lametta, non so se è l'effetto del bisello della lametta o se effettivamente non si sta allineando bene. Ecco, ora sì, è venuta dritta la testa. Allora metto via le due piastre che non uso oggi, fare un po' di spazio. E pennellino di oggi andiamo con un maialozzo. Questo è il Semoge, come lo chiamano? Limited Edition. Questo è il 2020. Vedete, sono stati fatti 100 pennelli, questo è il numero 50. Allora, cominciamo a montare il sapone. Qualche gocciolina di acqua in più. Profumazione spettacolare, mi sta venendo su una profumazione agrumata. Io l'ananas, vi dico la verità, ce lo sento poco, ci sto sentendo l'arancio, una bella nota di arancio. Sapone molto, profumazione molto estiva sicuramente. Allora, non ha fatto tanta schiuma, però vabbè, è un tallo guato. Come è la prima volta che uso questi saponi, no, non è la prima volta, avevo dei campioncini di loro, li avevo già usati, scusate, la prima volta che uso questo. I saponi di loro sì, li conosco, anche se non me lo ricordo, però non esageriamo con l'acqua, poi magari correggiamo in faccia. Allora, la profumazione è spettacolare, ora sento questa nota di arancio, però mischiata con, c'è qualcosa di sottofondo. A prima snasata direi qualcosa legnoso, ma forse non è qualcosa legnoso. Sarà questo effetto che hanno voluto riproporre della piscina, del cloro. Sì, c'è come una nota acquatica sotto l'arancio. A me piace. È un po' strana, ve lo dico. Magari non piacerà a tutti, però a me mi sta piacendo. E questa stessa nota la sentii l'altro giorno sull'aftershave. Allora, sto incominciando a sentire una nota fresca, come se fosse del mentolo, anche se, come vi dicevo, non è mentolo. È un additivo che mettono che fa l'effetto del mentolo, fa la nota fredda in faccia, si sente abbastanza. Tipo il Terror, mi immagino, di Barrister. Zona baffi è dove la sento di più. Allora, il sapone mi sembra stia facendo una bella schiuma. Sicuramente aveva bisogno di più acqua rispetto a quella messa in ciotola. Vedete che ora che sta incominciando a montare. Allora, il pennellino, ragazzi, è morbidissimo. Questi maialini della Semoge sono veramente fantastici.
pennello è stato a mollo all'incirca un 5 minuti da quando l'ho messa, quando ho acceso il video, sì che avrò parlato 2-3 minuti, non è stato 10 minuti a mollo. Pennello che era almeno un mese che non usavo, ma forse di più, però è già pronto, non punge per niente, morbidissimo. Guardate come ha montato bene il sapone che, a essere onesto, andrebbe lavorato ancora un pochino, però per non fare il video tanto lungo, ragazzi, ci fermiamo, dai. Però vedo che mettendo acqua e lavorandolo tende a fare un pochino più di schiuma. Comunque sento già a passare il pennello l'effetto bagnato in faccia, che è quello che mi interessa, perché vuol dire che il pelo già lo deve aver ammorbidito. Allora, direi che ci siamo. Sento un bel effetto freddo, però delicato in faccia, non è questo mentolo che mi brucia gli occhi assolutamente. Allora, cominciamo con questo rasoietto di Maggard. Manico un pochino scivoloso, devo essere onesto. Devo andarci piano, ragazzi, perché questo rasoio, anche con la piastra più delicata, tende a essere abbastanza efficace. Allora, qui l'angolo di taglio con questa forma a tetto di casina è abbastanza obbligato. Allora, vi devo essere onesto, non è molto piacevole come rasoio, perché sulla mia barbatura la lametta la sento un pochino vibrare. La sento bella fissa. Allora, con questa la base l'esposizione è sicuramente limitata della lametta, solo se veramente uso l'angolo perfetto. Vedete qui in zona baffi che non lo posso usare, praticamente nemmeno taglia, sentite? La lametta non riesce a prendere, devo riuscire a piegarlo, ora sì, sentite? Sicché non riesco a farmi almeno mezzo centimetro di barba sotto al naso, che dovrò per forza prendere col traverso, sicché l'esposizione della lametta, ho preso un'unghia, almeno con questa base è abbastanza minima. Direi che il rasoio è molto gestibile, forse anche un po' troppo delicato, perché se non becco l'angolo giusto, quello che faccio è portare via il sapone senza radermi. Infatti ho ancora un sacco di barba in faccia, ragazzi, perché vi dico, se non prendete l'angolo esatto, praticamente il rasoio taglia poco. O troppo delicato con questa base, secondo me. E la sensazione di taglio con la barba dura, insomma, non è stato tanto piacevole. Allora, mi ribagno, il sapone ha bisogno di acqua.
Allora, il sapone è ottimo, ragazzi, scorre veramente, veramente bene. Ha coperto abbastanza bene anche in seconda passata, vedo. Allora, andiamo con il traverso. Vediamo ora, avendo tolto molto pelo, come va il rasoio. Sentite che canta parecchio la lametta? Perché è abbastanza sbalzo e un pochino la sento vibrare. Però già con meno barba va molto meglio ora il rasoio su di me. Approfitto per fare la zona baffi all'attaccatura, perché praticamente nel verso del pelo non me l'ero tagliata la barba. Poi li ho preso anche meglio ora. L'angolo di taglio. Cambiando rasoi tutti i giorni, ragazzi, ci vuole un minimo per riprendere almeno il verso al rasoio. Molto obbligato l'angolo di taglio, almeno con questa piastra. Perché come ha poca esposizione, ha usato allora, molto piacevole, a differenza del lato pelo con molta barba, dove non mi era piaciuto il taglio. Ora invece nel traverso molto piacevole il rasoio. Mi è piaciuto veramente tanto e guardate ragazzi, ora sì, sono bello liscio. Sarei a posto, mancherebbe solo un pochino di ritocco qua. Comunque diamo un ultimo colpettino, facciamo un pochino di contropelo anche zona guance. Ottima la sensazione fresca del sapone, sicuramente un sapone ragazzi estivo, perché non penso che d'inverno vi piaccia sentire questa sensazione di freddo. In faccia. La quantità di sapone che ho preso vedete che mi ha reso perfettamente per i 3 passaggi. Allora facciamo un pochino di contropelo zona bassa, vediamo come va il rasoio. Abbastanza bene, un pochino si mi ha fatto un pochino male. La metà vibra di questa barba qui sono 2 millimetri il pelo. Allora, vediamo se possiamo migliorare la zona branchi un pochino. Qualcosa sta prendendo ancora il rasoio, anche se ormai ci è rimasto
veramente poco, vedete, devo proprio stirare in più la pelle per togliere, ma poi rischio di farmi qualche pelo incarnito. Veramente ora sono liscio, liscio, liscio. Allora facciamo un pochino di contropelo sulle guance, vediamo come va. Vedete, qualcosa sta prendendo, sì, che dal traverso qualcosa era rimasto. Allora ragazzi, vedete, con un pochino di risocchi mi sono dovuto fare, anche perché il rasoio forse non l'ho usato al meglio, perché è un rasoio che richiede un pochino di angolo particolare che all'inizio non l'ho usato. Però vi dico ragazzi, ora sono veramente liscio e a differenza di quello che mi ricordavo, con questa piastra delicata, a parte il passaggio di pelo dove avevo molta barba e la lametta vibrava un po', però per il resto ragazzi è stato veramente fantastico. Guardate, una sbarbata, l'ho sentita delicata e profondissima, veramente sono liscissimo. Allora, vediamo che dice l'allume. Bellissimo l'effetto freddo del sapone. Guardate, anche una quarta passata come ha reso il sapone. Allora, fatemi dare una sciacquatina al lavandino che è veramente pieno di peli e diamo una botta di allume. Allora, probabilmente una delle sbarbate più delicate che mi sono fatto, ragazzi, negli ultimi tempi. Il sapone è molto grasso, guardate tutto il grasso che è rimasto in faccia con l'allume. Molto grasso, il sapone veramente ottimo. Sento, ora che ho passato l'allume con questo grasso, ho la faccia come se mi fossi messo una crema grassosa. Mamma mia, guardate il grasso che mi è rimasto attaccato alle mani con l'allume, impressionante. Mi sciacquo. Non riesco a togliermi i pallini di grasso dalla faccia. Veramente grassoso, guardate come mi è rimasto, ragazzi, attaccato il grasso alla faccia. Sono rimaste le macchie bianche di grasso attaccate in faccia, cosa pazzesca. È successo poche volte. Ho la pelle che sentiva, come dice l'amico Bruno, cingommosa. Guarda, appiccioso, da tutto il grasso che mi è rimasto in faccia. Pelle morbidissima, non avrei bisogno assolutamente di niente, ragazzi, impressionante. Una gomma, non è pelle, eccezionale. Allora, fatemi dare una sciacquatina alla ciotola del pennello. Guardate quanto sapone c'era ancora dentro il pennello poi, Veramente ottimi questi saponi di Summer Brick.
veramente veramente ottimo, roba per scimmiarsi sicuramente. Allora, pennellino che l'unico difetto che ha con questo colore così scuro, ragazzi, che dovete asciugarlo una ora e prenderlo coi guanti perché rimane tutte le ditate. È bellissimo il manico, magari la telecamera non riesce a inquadrarlo com'è, non è proprio nero, è come un marrone scuro con note un po' più chiare delle venature. Vedete, è veramente bello il manico. E qui magari si vede di più così con la luce, forse veramente veramente bello il manico, solo che è delicato, ragazzi, basta toccarlo, si riempie di ditate, di impronte digitali. Allora, mettiamo l'after e facciamo qualche considerazione. Non so se l'after è torbo, sì, è molto torbo, sicuramente va sciabordato. Questo l'avevo già usato, ve lo ricordate, questo after? Anche lui ha la nota fresca dell'additivo. Allora, super botta agrumata, ora mi è venuta, ragazzi, super botta agrumata. E subito dietro viene questa nota strana, che mi immagino è, forse un pochino lo ricorda, sì, il cloro della piscina. Una nota acquatica, strana, io ci sento una nota legnosa, accompagnata da questa nota forte, agrumata, una nota scura, non è dolce questa profumazione. È molto interessante, veramente molto molto interessante. Poi più che altro non la ricordo a nessun altro sapone che ho questa profumazione, molto particolare, veramente, vi dico, magari non piacerà a tutti, a me mi sta piacendo parecchio, è molto strana, però veramente ottima. Allora, anche l'after, ragazzi, non l'ho praticamente sentito, semplicemente ora ho un effetto dovuto, mi immagino, all'additivo che mi sta congelando praticamente la faccia. Non è fortissimo, però c'è un bel brufolo. Allora, la sbarbata, ragazzi, guardate, nemmeno un punto rosso, nonostante mi sia passato 200 volte il rasoio, perché ci ha messo un pochino a arrivare al BBS, però BBS sicuramente raggiunto in tutte le zone del viso, anche nella zona branchi quasi, diciamo, un 90%. Veramente è stato ottimo il rasoio. Allora, considerazioni sul rasoio. Il rasoio, ragazzi, si può trovare in Maggart in offerta veramente a un prezzo stracciato, con le 3 teste e il manico bellino, perché è stato fatto dalla Charcoal. Si può trovare questo rasoio a meno di $40. L'unica cosa, il manico è un acciaio, credo che l'acciaio sarà 303, immagino, e le teste sì, devono essere cromate. L'unica cosa di questa piastra, questa è la meno aggressiva di tutte, la più dolce, diciamo, è che avendo un'esposizione molto minima, io credo che starà fra neutro e leggerissimamente positiva, e avendo questa forma che ha la testa, veramente obbliga a usarlo con un angolo particolare. Appena uno cambia l'angolo, sia più o meno, il rasoio praticamente smette di tagliare. Sicché chi sta iniziando magari nella rasatura potrebbe essere un rasoio non tanto facile da usare, perché con questa piastra, se usato male, ragazzi, non taglia, non c'è verso di arrivare a farsi questo risultato. Infatti in prima passata mi era rimasto un sacco di pelo perché non l'ho usato bene, poi già dal traverso ho cominciato a usarlo con l'angolo com'è. La lametta sporge parecchio e sulla prima passata, come vi ho detto, non mi era piaciuto tanto perché sentivo un pochino la lametta muoversi, vibrare, ma comunque qualcosa veramente minimo, cosa che nel traverso e nel contropelo è sparita, l'ho sentita moltissimo meno, però potrebbe essere anche perché nel verso del pelo lo stavo usando con un angolo sbagliato. E la prossima volta proviamo la piastra aggressiva, vediamo la differenza, che dovrebbe avere più esposizione. Allora, Cannonball, Summer Brick, ragazzi, tanta roba, tanta roba, però sicuramente un sapone estivo, tanto per la profumazione come per questo effetto freddo che ho d'inverno, ragazzi. Sicuramente questo non va bene per voi, immagino, a meno che non vi piaccia questo effetto ghiaccio in faccia. Però mi è piaciuto tanto come sapone come profumazioni. L'after,
praticamente ha la stessa identica profumazione del sapone. Mi metto gli ingredienti, ma c'è poca roba. E immagino che questo WS23 deve essere l'additivo che fa l'effetto ghiaccio. Uguale al sapone la profumazione, identica proprio. La pelle fantastica. Un pochino olioso sì l'aftershave, perché nonostante già sia passato qualche minuto da quando me lo sono messo, sento questo effetto olioso. Certo, potrebbe anche essere dovuto a che il sapone, avete visto quando l'ho tolto con l'allume, mi aveva lasciato tutto il grasso in faccia. Comunque mi sento la pelle morbidissima, eccezionale, e la profumazione mi è piaciuta. Semoge maialino, ragazzi, magari non trovate questo manico, trovate altri manici, comunque il ciuffo è lo stesso, identico, non cambia niente. Sono fra i migliori maiali, sono perfetti come altezza ciuffo, morbidezza delle punte, il tipo di setola, secondo me sono fra i top dei maialozzi. Va bene ragazzi, per oggi è tutto e ora tocca editare e caricare il video e ci vediamo in settimana, dove proveremo la piastra aggressiva di questo rasoietto della Maggard. Ciao a tutti!